Ciao a tutti, io sono Luca e in questo video volevo parlare di due fantastici suffissi che ci permettono di creare un aggettivo a partire da un verbo. I suffissi in questione sono abile e ibile. Questo video è pensato per quelle meravigliose persone che stanno imparando l'italiano come lingua straniera. Se sei una di queste, continua a guardare. Come dicevo, in questo video volevo parlare di due suffissi che in realtà sono lo stesso suffisso, cioè il suffisso sarebbe bile preceduto da una vocale accentata, che in alcuni casi è una A accentata, in altri casi è una I accentata. Questo dipende dal verbo. Il suffisso propriamente è la parte bile, poi prima ci può essere, a seconda dei verbi, una A accentata e quindi avremo abile, oppure una I accentata e quindi avremo ibile. In particolare ai verbi in are, cioè ai verbi della prima coniugazione, aggiungiamo abile, a tutti gli altri verbi aggiungiamo ibile. Qui non ci si può confondere perché comunque are, abile, tutti gli altri verbi ibile. Mi raccomando, la cosa importante è ricordarsi che la vocale è accentata, quindi è abile, ibile. Come dicevo, questo suffisso ci permette di formare un aggettivo a partire da un verbo, quindi se vogliamo è un suffisso aggettivale. Per esempio, prendiamo il verbo mangiare, togliamo la desinenza are, aggiungiamo abile e otteniamo mangiabile. Fate molta attenzione all'accento perché l'accento deve essere sulla vocale che precede il suffisso, quindi non è mangiabile ma mangiabile. Cosa vuol dire mangiabile? Mangiabile vuol dire che può essere mangiato. Facciamo un altro esempio: se noi abbiamo il verbo consigliare, consiglia, aggiungiamo bile e otteniamo consigliabile. Cosa significa consigliabile? Che può essere consigliato oppure che dovrebbe essere consigliato o che sarebbe necessario consigliare. Se prendiamo per esempio il verbo pensare, avremo pensabile. Cosa significa pensabile? Che può essere pensato. Se prendiamo il verbo ascoltare, avremo ascoltabile, che significa che può essere ascoltato. Allo stesso modo, se io ho il verbo rintracciare, avrò rintracciabile. Una cosa interessante di questi aggettivi è che poi noi davanti a molti di questi aggettivi possiamo mettere in e otteniamo il contrario. Quindi se io dico trovabile vuol dire che può essere trovato, se io dico introvabile vuol dire che non può essere trovato. Allo stesso modo, se io dico pensabile, voglio dire che può essere pensato. Se io metto davanti in, diventa impensabile, perché comunque la N diventa una M, quindi impensabile vuol dire che non può essere pensato, cioè che è inconcepibile, ovvero che è assurdo. Allo stesso modo, da mangiabile otteniamo immangiabile. Cosa vuol dire immangiabile? Che non può essere mangiato. E la cosa interessante è che molte delle forme negative in realtà sono più comuni delle forme positive. Per esempio, introvabile è un aggettivo sicuramente più comune di trovabile, anzi trovabile non lo dice quasi nessuno. E lo stesso discorso vale per pensabile e impensabile. Sicuramente impensabile è più comune. Per quanto riguarda invece il verbo consigliare, il discorso è leggermente diverso, perché voi sapete che noi abbiamo il verbo consigliare e il verbo sconsigliare. Quindi in questo caso, se vogliamo ottenere il contrario di consigliabile, dobbiamo prendere il verbo sconsigliare e quindi otterremo sconsigliabile. Cosa significa sconsigliabile? Che sarebbe meglio non fare, cioè che dovrebbe essere sconsigliato. Da attaccare otterremo attaccabile. Il contrario di attaccabile è inattaccabile.
Un'altra forma molto comune è inarrestabile. Inarrestabile deriva chiaramente dal verbo arrestare, la forma positiva sarebbe arrestabile, la forma negativa è inarrestabile, che significa che non può essere fermato. Dal verbo realizzare otterremo realizzabile. Cosa significa realizzabile? Che può essere realizzato. Qual è il contrario di realizzabile? Irrealizzabile. Quindi se io dico che qualcosa è irrealizzabile, voglio dire che non può essere realizzato. Ecco, poi per esempio dal verbo confessare avremo confessabile. Il contrario di confessabile è inconfessabile, che significa inconfessabile che non può essere confessato. Anche qui in questo caso sicuramente inconfessabile è più comune di confessabile. Da accettare avremo accettabile, il contrario di accettabile sarà inaccettabile. Per esempio, se io dico a qualcuno questa cosa è inaccettabile, cosa voglio dire? Che questa cosa non può essere accettata. Ecco, poi ci sono dei verbi particolari, come per esempio fare. Da fare otteniamo fattibile, che significa che può essere fatto. Questo è un aggettivo sicuramente molto molto comune, cioè se io dico che qualcosa è fattibile, voglio dire che questa cosa può essere fatta. Per esempio, se io dico non mi sembra fattibile, voglio dire che questa cosa secondo me non può essere fatta, non può essere realizzata. Ecco, questi sono i verbi in are. Passiamo a tutti gli altri verbi che, come vi dicevo, non hanno il suffisso abile, ma hanno il suffisso ibile. Per esempio, se prendiamo il verbo aprire, avremo apribile. Cosa significa apribile? Che può essere aperto. Allo stesso modo, se prendiamo il verbo chiudere, avremo chiudibile, che significa che può essere chiuso. Poi c'è il verbo richiudere, che ci darà richiudibile. Sicuramente richiudibile è più comune di chiudibile. Cosa significa richiudibile? Che può essere richiuso. Dal verbo sostenere invece otterremo sostenibile. Questo aggettivo probabilmente lo conoscete l'espressione lo sviluppo sostenibile. Cosa significa lo sviluppo sostenibile? Significa lo sviluppo che può essere sostenuto. Dal verbo raggiungere otteniamo l'aggettivo raggiungibile. Cosa significa raggiungibile? Che può essere raggiunto. Quindi se io dico che questi obiettivi sono raggiungibili, vuol dire che possono essere raggiunti. Vi ricordate che prima vi dicevo che posso mettere il prefisso in davanti a questi aggettivi? Ecco, se io metto in davanti a raggiungibile, ottengo irraggiungibile, che significa che non può essere raggiunto. Quindi se io dico degli obiettivi irraggiungibili, voglio dire che questi obiettivi non possono essere raggiunti. Voi vi chiederete, ma perché si dice irraggiungibili e non irraggiungibili? Cioè perché la N diventa R? Semplicemente perché dopo c'è una R e quindi la N diventa una R. Cioè perché sarebbe difficile pronunciare irraggiungibile. Allo stesso modo prima avevo fatto l'esempio con rintracciabile, no? Se io voglio ottenere il contrario di rintracciabile, metto in, otterrò irrintracciabile con due R. Dal verbo leggere otterremo leggibile, che significa leggibile che può essere letto, ma nel senso che è comprensibile. Quindi se una persona scrive in modo leggibile vuol dire che noi non abbiamo difficoltà a leggere. Se una persona al contrario scrive in modo illeggibile vuol dire che noi non riusciamo a leggere perché questo testo non si riesce a leggere. Da discutere otterremo discutibile. Questo è un aggettivo molto molto comune, molto usato. Cosa vuol dire discutibile? Che può essere discusso o anche volendo che sarebbe necessario discutere. Se io metto il prefisso in davanti a discutibile ottengo indiscutibile. Se io dico che qualcosa è indiscutibile voglio dire che questa cosa non può essere discussa, cioè è certa. Non è necessario mettersi a discutere su questa cosa perché questa cosa è certa. Da difendere otterremo difendibile. Il contrario di difendibile è indifendibile. Cosa vuol dire indifendibile? Vuol dire che
questa cosa non può essere difesa. Come vi dicevo, molto spesso le forme negative sono più comuni della forma positiva, quindi indifendibile è sicuramente più comune di difendibile, inattaccabile è sicuramente più comune di attaccabile. Da bere otteniamo bevibile. Cosa significa bevibile? Che può essere bevuto. Quindi se io dico che qualcosa è bevibile, voglio dire che può essere bevuto. Se però dico che è imbevibile, voglio dire che non può essere bevuto, cioè che ha un sapore talmente disgustoso che non può essere bevuto. Un'altra cosa che volevo dire è che poi, come dicevo, le forme negative sono rimaste, diciamo, con questo significato, per lo più. Alcune forme positive, per esempio mangiabile, bevibile, eccetera, eccetera, hanno acquisito una sfumatura di significato leggermente diversa, quindi se io dico che qualcosa è mangiabile, voglio dire sì, che lo posso mangiare, però non è buono. Allo stesso modo, se io dico è bevibile, voglio dire che questa bevanda, questo cocktail, non lo so, qualcosa di questo tipo, è bevibile nel senso che lo posso bere, cioè che se lo bevo non finisco all'ospedale, però non è buono, cioè ha un sapore schifoso. Ecco, un'altra cosa a cui fare attenzione è il fatto che poi nel caso di alcuni verbi ci sono alcune alternanze di consonanti, per esempio da riprodurre abbiamo riproducibile, da ammettere abbiamo ammissibile, da comprendere abbiamo comprensibile. Ecco, da ultimo io volevo dire questa cosa. Io ho fatto una serie di esempi concreti. In generale, diciamo che da molti verbi si possono ottenere aggettivi di questo tipo, chiaramente non da tutti i verbi. Quindi ecco, il mio consiglio magari è di limitarvi agli esempi che vi ho fatto, cioè di non estendere eccessivamente questo suffisso ad altri verbi. Sicuramente questo suffisso non può essere esteso a verbi intransitivi come per esempio dormire, non possiamo dire dormibile, oppure venire, non possiamo dire venibile, perché comunque per motivi di significato ci serve un verbo transitivo. Perché se io dico che una cosa è mangiabile, vuol dire che può essere mangiata, quindi il soggetto diventa passivo. Ecco, diciamo che a me interessava spiegarvi questi suffissi non tanto per invitarvi poi ad estenderli a tutti i verbi, quanto per farvi capire che magari alcuni aggettivi che già conoscete in realtà sono stati creati in passato in questo modo. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi sia stato utile e vi saluto.